Alla fine dell'Ottocento, un contadino delle campagne inglesi vede un bambino che inciampa, sta per affogare in questo fossato, nelle terre dove lui lavorava. E il contadino, anche se era molto freddo, decide di tuffarsi. Nonostante il freddo, nonostante la pioggia e le difficoltà, porta in salvo questo bambino che non conosceva. Il giorno dopo arriva a casa sua il papà di questo contadino. Era un ricco signore e dice al tizio: lei ha salvato il mio figlio. So che anche lei ha un figlio. Per ricambiare la sua generosità pagherò gli studi fino all'università a suo figlio. A quel tempo era molto. E il figlio del ricco signore si laurea e scopre la penicillina, si chiama Fleming e salva il mondo da una terribile malattia. Anche il figlio del contadino si ammala di tubercolosi e grazie alla penicillina di Fleming riesce a stare in vita. Questo bambino diventa grande, si chiama Winston Churchill e salva l'Europa dal nazismo. Quindi con un solo tuffo in un fossato in inverno, questo contadino ha salvato il mondo 2 volte. Il senso è, noi non abbiamo idea di quanto potente sia ogni cosa che facciamo. Non abbiamo idea del risultato di ciò che facciamo. La cosa più importante è che ogni cosa che facciamo è preceduta da un atto, un attimo, un pensiero che noi chiamiamo idea. Dunque l'idea arriva prima. Vorrei iniziare con 3 citazioni molto importanti. La prima, non so se la conoscete già, ve le leggo. La prima è di Gandhi. La differenza tra un carciofo e un fior di loto è che il primo non crede nella prossima vita. Vi leggo la seconda. Per scegliere una mela ci vuole occhio, ma per morderla ci vuole coraggio. Vi leggo anche la terza. Lao Tzu, alcuni lo chiamano Sun Tzu, è un saggio di 3000 anni fa che diceva all'imperatore cinese: governa il tuo grande regno come friggeresti un pesciolino, con leggerezza. Non so se le conoscete, ma sono frasi importanti, giusto? Gandhi, Steve Jobs e Lao Tzu. Ecco, sono delle cazzate. Le ho scritte io, in bagno. Ora, perché ve le ho fatte vedere e perché ci avete creduto? Perché noi crediamo nel potere del brand. Non è importante il prodotto che compriamo, ma il brand. Nell'intervallo ho parlato con 10 persone. Di voi contenti. Adesso so che state dormendo. Faccio finta di trovarvi svegli. E mi hanno detto: sì, molto interessante, perché sei qui? Beh, è TED. Non ha nominato nessuno dei relatori. Perché sei venuto qui per il brand. Ora, la capacità di un brand è venderti una borsa di plastica, Vuitton, e fartela pagare più della pelle. Questo è il potere del brand e noi abbiamo bisogno di brand. Perché? Perché abbiamo bisogno di passaporti sociali. L'orologio, l'auto, le cose che compriamo parlano di noi e noi usiamo questi prodotti che sono diventati brand. Qual è la differenza tra un prodotto e un brand? Beh, la differenza tra un prodotto e un brand è che Adamo ed Eva erano solo 2 corpi di fango. Un brand è dopo che Dio ha alitato la vita. Un brand è un prodotto che parla. Un'icona è un prodotto che resta per sempre. Nike è un'icona, Apple è un'icona. Ora, il tema di oggi è contaminazione. La cosa fantastica è che per secoli contaminatio, deriva dal greco, aveva una valenza negativa. L'acqua contaminata è negativa. La contaminazione fino a 10 anni fa era qualcosa di negativa. Adesso improvvisamente Zucchero canta con Pavarotti e la cucina fusion è una contaminazione, giusto? E le musiche, ci sono gruppi francesi col nome inglese che cantano tango argentino, che sono tango argentino, quindi siamo nel tempo dell'ornitorinco. Sapete cos'è? È la prova che Dio ha il senso dell'umorismo.
È un animale che fa tutto, è mammifero, ma depone le uova, ha le zampe palmate, però c'ha anche le unghie, poi c'ha il becco, ma morde, se c'è il veleno come i serpenti, è meraviglioso. Siamo nel tempo del multitasking. È la prova che era contaminato molto prima di noi, quindi noi abbiamo scoperto questa parola meravigliosa. Ma cosa pensiamo noi della contaminazione? Vi farei vedere un frammento, pochi secondi, che ho trovato su Wall-E, per dirvi, secondo me, cosa noi pensiamo veramente della contaminazione. Se dà la regia lo fanno partire. Mamma mia, agente contaminante, 100%. Bene, siamo entrati dunque a pieno titolo nell'era della contaminazione. Che cosa serve ad un creativo conoscere che la contaminazione è qualcosa di positivo? Beh, se noi, specie in questa stagione, ci chiediamo come mai riusciamo a mangiare la frutta, è perché qualche ape o farfalla, o specialmente il vento, ha impollinato. So let's say creative pollination, cioè una sorta di impollinazione creativa, tanto per togliere questa velatura negativa che la parola contaminatio può avere. Dunque noi viviamo nel tempo della impollinazione creativa e tutti noi non facciamo altro che impollinarci. Cioè quello che è veramente successo nella pubblicità negli ultimi anni è che non c'è più una entità che trasmette e una passiva che riceve, ma è cambiato il mondo, cioè siamo tutti influencer. Non dico che siamo tutti blogger, ma tra un po' lo saremo. Cioè non ascoltiamo più, ma siamo, adesso che come Michele Serra dice, l'ignoranza è stata sdoganata, possiamo dire tutto di tutto, che è fantastico, cioè finalmente. Vi farei vedere quello che in realtà noi pensiamo che la pubblicità sia. Di nuovo un cartone, non più Wall-E. Go to sleep, man cub. Yes, man cub. Please go to sleep. Credi a me, solo a me, dice K al piccolo Molly. Sleep, little man cub. Rest in peace. E quindi per anni noi abbiamo pensato che ci fossero i persuasori occulti e che noi fossimo non più soggetti operanti ma oggetti operati. Ecco, la cosa è cambiata e siamo noi che decidiamo cosa fare. Ed è un cambio culturale molto importante, perché attraverso i social stiamo dicendo cosa fare. Certo, siamo ancora molto primitivi, siamo all'inizio, pensate che ogni giorno su Instagram vengono vomitate 50 miliardi di fotografie nella palletta di fango che noi chiamiamo terra. Quasi tutte mostrano aperitivi. Ora, siamo abbastanza informati, si può dire. E che cosa ci serve allora connettere la pubblicità con la contaminazione? Perché in genere un atto creativo presuppone il due. Certo, uno può anche godersi la sua adolescenza in bagno da solo, ma in genere in due si fa l'amore molto meglio. In due, Tom e Jerry, ma anche Olio e Staglio, ma anche Garinei e Giovannini, ma anche chi scrive canzoni ha bisogno di uno che musica e uno che musica ha bisogno di chi scrive canzoni. Ecco perché il nostro corpo è fatto di due, una parte emotiva, una parte razionale. Ognuno di noi è maschile e femminile. Ognuno di noi è emotivo e razionale. Difatti, noi che non siamo abituati a contaminare, non abbiamo inventato l'agrodolce che viene dall'Oriente. Gli orientali sono molto più avanti in questo. Ma ci arriviamo un po' alla volta. Noi purtroppo abbiamo una cultura che divide il primo piatto dal secondo, il nord dal sud, il bianco dal nero e così via. Ma tra un po', se tu disegni le cartine geografiche del mondo, tra un po' le sfumature dei colori prenderanno il posto delle linee rette di divisione, perché è una palletta di fango sempre più piccola, perché noi siamo sempre di più. Ora, il senso è, ci dicono fin da bambini che dobbiamo essere creativi. Perché? Perché dobbiamo essere creativi? Perché le idee portano soldi, i soldi non portano idee. Ora, noi pensiamo che ci sia una parte di popolo creativo e gli altri no.
È una vera stronzata, non è vero niente. Noi tutti non solo siamo creativi, ma dobbiamo esserlo. Pensate che pur avendo tutti 2 occhi, un naso, 2 orecchie, sempre 2 bocche, tutto simmetrico, ognuno di noi ha una conformazione diversa. Siamo sempre tutti fatti di 20.000 miliardi di cellule, tutte dotate di una propria intelligenza, ma ognuno di noi è unico, perché la natura non si ripete mai. Quindi prima di venire qui da Ted ho detto, ok, vediamo i fiocchi di neve. No, signore, non c'è un fiocco di neve nella composizione che è uguale ad ogni altro. Se noi dunque siamo un fatto unico, è fantastica sta cosa, dobbiamo pensare, agire, muoverci in un modo unico, in un modo speciale, perché ogni volta che abbiamo un'idea risolviamo un problema. Ora tu puoi dire, beh, ma io non sono così bravo. Va bene, tu incontri Eve, sapete che Eve è questo robot analogico dell'ultima generazione e tu sei Wall-E. Che cosa fai mentre lei vola e tu no? Beh, ti faccio vedere come fai a volare quando non puoi. Cioè non è poesia pura, con l'estintore vola, capisci? Allora, con le idee tu puoi superare qualsiasi cosa, capisci? L'importanza di essere creativo sta proprio qui, cioè con le idee qualsiasi, se noi abbiamo un negozio di fiori, ma se anche tu hai un pane, una pasticceria, qualsiasi cosa, se hai un'azienda, qualsiasi atto fisico è preceduto da un atto mentale. Per cui quando ti invitano a TED ti dicono devi dire qualcosa di grande. Ho 2 cose. La prima è che tutti noi dobbiamo dire e fare qualcosa di grande, qualcosa che nessuno ha mai fatto. La seconda è che è nata prima la gallina o prima l'uovo? È prima l'uovo, fratelli, perché l'uovo ha un'idea. È nato prima il seme o il baobab? Il seme, fratelli, perché il seme ha un'idea. Cioè il tuo occhio è fatto di 3 parti. L'idea, che diventa sogno condensato, cioè energia, e l'energia diventa materia. E noi siamo molto più di un corpo. Ho chiesto ad un esperimento, ad una azienda di chimica quanto costa più o meno un corpo. Sì, lo so, anche il vostro uguale. Meno di 2 euro, perché 3/4 è acqua, poi rame, calcio, fosforo. Da un punto di vista chimico non valiamo niente. Capisci che valiamo molto di più come esseri pensanti? Ok, vi do un suggerimento tanto per i depressi che funzionano molto meglio. Nel nostro cervello c'è una quantità di energia che basta illuminare per una notte intera Chicago. È che non la usiamo, perché noi pensiamo, oh, questo è troppo per me. Allora, noi dobbiamo cominciare dalle piccole cose. Vedere le cose in modo creativo vuol dire elaborare un sistema creativo per pensare. Nella mia vita ho fatto il conduttore radiofonico, ho scritto dei romanzi, ho scritto dei saggi, ho fatto l'architetto, ho fatto il pubblicitario, faccio il creativo, faccio gli spot, ho fatto il regista. Ogni volta fai qualcosa che ti mette in discussione. C'era una frase molto bella di Leo Longanesi, diceva: la mia fantasia si è inceppata, ho bisogno di un piccolo dispiacere. Noi dobbiamo vivere più vite nel tempo della nostra vita e ogni volta che noi pensiamo di avere paura è come se guidassimo l'auto col freno a mano tirato, non vai da nessuna parte. La paura è esattamente il contrario del coraggio e il coraggio è fratello gemello della creatività. Non puoi pensare niente di nuovo se non ti convinci te stesso che sei un fatto unico. E allora bisogna cominciare dalle piccole cose. Ad una scuola giapponese, da una scuola di giapponesi di bambini, hanno fatto, sai, con i test ABC, 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 che cosa diventa la neve quando si scioglie. E quasi tutti hanno detto acqua, bravi, promossi. Qualcuno ha detto ruscello, cascata. Un bambino ha detto primavera. È stato bocciato, ovviamente. Ecco, noi dobbiamo essere come quel bambino. Noi siamo un fatto unico, irripetibile, ed è una cosa fantastica il fatto di essere qui a parlare di creatività, non in termini astratti, ma in termini pratici, solamente perché ognuno di noi è nato con una potenzialità assoluta. Il fatto che non l'abbiamo ancora sviluppata è perché non ci crediamo. Ma, diceva un maestro indiano, che dovremmo parlare usando parole che nessuno ha mai usato. Vivere le emozioni in modo che nessuno abbia mai vissuto e amare
in una maniera unica come nessuno ha mai amato. Quindi non possiamo più scrivere mi manchi o cosa fai stasera. Abbiate una buona serata. Grazie. Ok, va bene, c'è il bis. Mancano 2-3 minuti. Siccome siete stati bravi vi racconto una fiaba che so che vi piace. Voi pensate che la creatività sia una cosa lontana e pensate che c'è una storia bella che potrebbe piacervi, che viene dall'India, si intitola La donna perfetta. Ora, noi pensiamo che vogliamo la situazione migliore per essere creativi, giusto? La temperatura giusta, il tavolo giusto, la carta giusta, e diamo sempre la colpa alla tela o al rumore o alla radio. E c'era un tizio che diceva all'altro: senti, voglio trovare la donna perfetta, e questo gli diceva: figurati, non esiste nel pianeta la donna perfetta. Ma questo diceva: sì, da qualche parte sono sicuro che c'è una donna brava, bella, buona, intelligente, carina. No? E il suo amico diceva: avanti, perderai tutta la tua vita, non la troverai mai. Ma questo diceva: sono sicuro che la troverò. Girerò tutte le città, girerò tutte le nazioni, alla fine troverò la donna perfetta, perché sono sicuro che esiste. Ed è partito. E sono passati anni. Quello che è rimasto lì nel villaggio, un giorno da vecchio, con la barba lunga, vede arrivare il suo amico, gli corre subito incontro, gli chiede: allora, l'hai trovata la donna perfetta? E questo gli risponde: sì, alla fine l'ho trovata, ma lei voleva un uomo perfetto.